O sole mio. Ja, operaster Pavarotti had meer noten op zijn zang. Ik ben hier niet om te zingen, maar om te eten in zijn stad. Modena mangiare. Mortadella, parmaham, aceto balsamico, il ragù, parmigiano reggiano. Stuk voor stuk komen deze culinaire juweeltjes uit de Italiaanse regio Emilia-Romagna, de buik van Italië. Emilia-Romagna ligt in het noorden van het land, met Bologna, Modena en Parma als bruisende steden. Ik verken ze allemaal en ontdek echt achter elke hoek een prachtig verhaal. Proef mee van mijn eerste echte keer in het Mekka van Italiaanse gastronomie. E viva gli sposi! In Pepe's Emilia-Romagna. Modena wordt wakker. Nu zit hier nog zalig rustig. Maar straks zullen hier de Ferraris ronken en de potten pruttelen bij de wereldberoemde chef Bottura. Modena herbergt veel sterren, ook culinair. Veel te ontdekken hier en ik kan dat niet doen op een nuchtere maag. Dus een echte colazione en ontbijt op zijn Italiaans. Ci ha salutato, parla buona giornata e buona domenica. Buongiorno, è buono? Tutto in ordine? Sì, tutto a posto. Tutto a posto. Ci sono le gambe che non sono a posto. Buongiorno. 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 Come va? Buongiorno. Tutto bene? Sì, grazie. Vorrei avere una colazione come fa un vero modenese. Ok, gnocco fritto e cappuccino. Ok? Normalmente si fa caffè o un cornetto Sì. ripieno, qualcosa. Invece qui a Modena l'usanza è fare cappuccino e gnocco fritto, che il gnocco fritto è niente meno che pasta tipo di pane leggermente salata. Allora è fatto di farina, strutto, ovviamente sale, un po' di burro e del lievitante appena appena, con dell'acqua e del latte. Latte fresco e acqua gasata fredda, in modo che quando c'è lo shock nel caldo, la pasta dello gnocco si gonfia. Sono davvero onorato di provarlo. Va bene, faccio assaggiare, vado a fare il pasto e ve lo preparo. Grazie, Okay. Grazie, così mi prego. accomodo. Grazie. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché quest'amore del cielo ci dà da sempre vibrare. Gnocco fritto. Mamma mia, non me lo immaginavo così grande. Grande, ma è vuoto, quindi è abbastanza leggero. Cappuccino e un goccio d'acqua poi se vuoi, se vuole per caso. Bello, allora, sì. il gnocco, se preferisci, si può anche schiacciarlo magari con le dita in modo che si tira via l'aria che c'è Così dentro. che- Sì, bucalo tranquillamente che si buca e poi fai dei pezzettini, Bello caldo. molto caldo, bollente. Così. Intingilo nel cappuccio. Ok, come se tu mangiassi cappuccino di dosa. Senti che buono che è. Buonissimo. Perfetto. Non lo immaginavo un po' più pesante, invece No, è bello leggero leggero. perché prende poco, assorbe poco lo strutto. In quanto sta poco, sta 10-20 secondi da una parte e dall'altra, assorbe pochissimo. Anche Rimane il una cosa cappuccio è molto leggerissima. buono, davvero. Da noi c'è la mentalità che lo bevono tutto il giorno in Belgio. Se poi arrivassimo a farlo così buono, cremoso, che il cappuccino vera cremosa. Invece qua massimo fino alle 11, Dopo colazione. molto buono. Molto buono? C'è quella bella salatura anche che non fa proprio dolce. Sì, questa è proprio ricetta emiliana. Complimenti. Grazie. Buona continuazione. Grazie. Ah, dit is echt de beste start van de dag. En vooral op en top Emilia-Romagna. De toon is gezet en mijn fond die is ook gelegd. Buongiorno. Seasons change, and I tried hard just to soften you. Kijk hoe mooi hier. Dit is al 2000 jaar het bruisende hart van Modena. La Piazza Grande. Magnifico. Seasons change, but I'm not tired of trying to change for you. La Piazza Grande met de Grande Duomo en Torre Ghirlandia, die het tot UNESCO werelderfgoed maakte. En met om de hoek zelfs eetbaar erfgoed. Want vlakbij Piazza Grande ligt het overdekte Mercato Albinelli. De geuren, de kleuren,
klanken en gevulde planken. Ik vind het heerlijk. Fantastisch, die heerlijke Italiaanse mentaliteit. 's Morgens gaan winkelen en 's middags koken voor la famiglia. 50 di tutto. Mangia una di queste. Questa sarebbe la pesca? Questa pesca bianca della zona di Modena. Ok. Mangiane una. Fantastica, signora. Buonissime queste. E di qua questa? Queste vengono da Vignola. Complimenti, prodotti Grazie. fantastici. Bene. Mi viene la voglia di cucinare. Beh, bisogna. Bisogna, avete prodotti incredibili. Bene, un piacere. Vedo anche che siete dal 1950 Sì, già. il banco era della mia nonna. Era piccolina, eravamo dall'altra parte, eravamo un po' più piccoli, adesso ci siamo spostati da questa parte, ci siamo allargati, abbiamo iniziato a lavorare io e mio fratello, poi mia cognata, che è lei, Sì. e adesso anche la nuova generazione, che è mio nipote. Fantastico, quando sento la nuova generazione questi prodotti. Sì, è una cosa bellissima. Da quanto tempo che esiste questo mercato? Il mercato ha praticamente 70 anni. È una cosa storica, c'è sempre stata, è stata sempre il fulcro della città, del centro. Avevo in mente di fare qualcosa. Cosa mi suggerisce di verdure? Del momento e del posto? Allora, del posto ci sono le zucchine, queste che ci sono, guarda, le zucchine Belle. sono qua, nostrane. Associato alle zucchine ci sono i fiori di Fiori, zucca, che li puoi bellissimo. fare fritti, Me li può dare ripieni. anche quelli? Perfetto. E Qualcosa da abbinare insieme ancora di fresco, qualcosa? di fresco ci sono i finocchi, Ah, i che poi anche finocchi? questi li puoi Anche. mangiare. Ok. Guarda, Perfetto. che puoi fare anche questo, un carpaccio Sì. insieme alle zucchine. Alle zucchine insieme. Sì. Ho visto anche che avete dei frutti di I bosco. frutti di bosco, sì. Qualcos'altro del mercato che mi puoi suggerire che vendono qua? O carne, pesce? O... C'è il pesce, Il pesce. e la pescheria a Porto Garibaldi, che arriva sempre pesce fresco. Fresco? Grazie. Prego. Davvero complimenti perché Grazie portate ancora. amore e passione delle tradizioni italiane. Grazie. Grazie È mille. incredibile. Magnifiek, prachtig. Fantastisch hier in de Mercato Albinelli, de Mecca van de gastronomie van Modena. Buongiorno. Posso Buongiorno, sì, come va? Tutto bene? Benissimo, lei? Fantastico qua questo mercato di Fa Albinelli. piacere. Io mi sono innamorata qua. Fantastico, la passione, la ricchezza dei prodotti che ci Sì. sono. Cerchiamo di dare sempre la miglior qualità, il miglior prezzo e in un posto che è meraviglioso. Abbiamo fatto una bella spesa di verdure e ci hanno detto qua di venire a prendere del pesce fresco che normalmente non diresti prima in Emilia-Romagna che del pesce si acquisterebbe, però invece c'è perché il mare Adriatico. Esatto, infatti il nostro fornitore è proprio di Porto Garibaldi e ci manda tutto il pescato nostrano quando possibile. Adesso c'è il fermo pesca, c'è un po' meno, ma abbiamo le ottime sardine, Sì. cozze, vongole nostre. Che sono di qua le sardine Sì. anche. Allora sì, mi può dare delle sardine. Certo. Quante gliene servivano? Ma un 10-12 pezzi Ok, vediamo qua. delle belle scritture. Sì, sono bellissime. Sì, davvero. Sono arrivate stamattina, più di così le andavo a pescare Si vede adesso. all'occhio che sono proprio fresche. Anche... Poi è uno dei miei pesci preferiti. Sì. Costa meno, ma è Sì. buonissimo, saporito e pieno di proprietà. Perfetto, grazie. Serve altro? Tutto questo, la Ok, ringrazio. perfetto. Ecco qua. Grazie mille, Grazie davvero, mille, buona grazie. giornata, arrivederci. En dan ga ik nog op zoek naar een bolletje vakantiegevoel. Naar het beste vers gedraaide ijs van Modena. Want wat is er zaliger dan op een bankje onder een boom op een piazza te lekken aan een gelato al limon. Met het geronk van Ferraris en scooters in uw oren. Ah, la dolce vita. Un gelato al limone, gelato al limone. Bel posto fantastico. Grazie. Mi hanno detto che per essere il migliore gelato deve essere qua. Così? Se così dicono sono Ho felice. visto già 3 coni gambero rosso, vuol dire qualcosa, no? Dai, ci proviamo Bel sempre. locale trendy, Ok, fantastico, ho visto delle tradizioni proprio con prodotti di identità. ok, sì. Deve essere un fiero proprietario. Sì, cerco sempre di offrire sia
degli spunti che scavano nella tradizione, sia qualcosa di nuovo, derivante anche dalle suggestioni che catturo in giro di qua e di là, poi le rimescolo, le rimanteco. Qual è la differenza del gelato che fate voi in confronto al gelato che si fa in Belgio, in Francia, nei Paesi Bassi o altrove al mondo? Beh, non mi piace generalizzare, Sì. però di sicuro la materia prima noi cerchiamo veramente di andarla a catturare e a scovare anche dai piccolissimi microproduttori, che siano locali o comunque italiani, e dall'altra parte la cura per i dettagli, che è veramente qualcosa di ossessivo e forse anche maniacale certe volte. Rimanere nell'artigiano. Sì, assolutamente. Nonostante i volumi continuino a crescere, cerchiamo veramente di andare a dettagliare la nostra offerta in una maniera molto molto precisa e veramente creando qualcosa che possa rispecchiare quelli che sono i nostri valori. Creatività anche. Assolutamente. Perché noi anche cuochi abbiamo la creatività, più come a me mi piace anche lavorare con il prodotto della stagione stessa. Stagione, quindi vegetali, immagino. Sì, Ok, anche esatto, verdure, questo. Esatto, è il nostro mondo principale, diciamo. E proprio oggi, fra l'altro, abbiamo fatto un gusto nuovo, che è una crema di vaniglia, quindi tradizione. Da noi la crema è molto molto sentita. D'altronde in Emilia avrai già visto quanto uovo si usa per Sì, fare la pasta, giusto. quindi l'aia è importante, gli animali dell'aia, le galline, è una tradizione importante. Quindi una crema alla vaniglia e scorze di cedro, quindi torniamo in Sicilia. Molto fresco. Esatto. Non vedo l'ora perché io sono pazzo di gelato. Ok, dai, allora ti faccio una coppetta, ti va? Sì, perfetto. La vuoi piccola, media o grande? Fai grande già che sono qua. Benissimo. Così. Era la risposta che volevo sentirti dire. Hai fatto una grande sorpresa, più di un gusto. Sì, te ne ho messi 3. Ovviamente c'è il gusto di cui abbiamo parlato, quello con le susine. Poi ci ho messo un sorbetto, quindi base acqua, di massa di cacao. Questo viene dal Venezuela. E sotto c'è una nocciola, un gelato classico della tradizione gelatiera italiana, un gelato alla nocciola trilobata del Piemonte. Che Buono questo anche il cioccolato. sì, è in base acqua, quindi molto fresco. E non è pesante. Esatto, esatto. D'estate il cioccolato con il latte sarebbe un pochino più difficile. Complimenti, davvero. Grazie mille. Io che di gelato ne mangio molto, diresti proprio che saresti nato da gelataio. Invece... No, in realtà no, nel senso è nato un po' per caso questa mia passione per il gelato. Stavo finendo un percorso di laurea in filosofia. Ho cominciato a fare qualche corso di gelateria, uno anche qua vicino ad Anzola dell'Emilia, e da lì ho avuto la fortuna di conoscere una persona che mi ha veramente fatto accendere la lampadina dell'amore per il gelato, e quindi ormai sono 14 anni. Incredibile, complimenti davvero. Grazie mille. Io ti do ancora 2 coni in più come del Arriviamo a Gandolo. 5. A 5. Complimenti davvero, alla grande. Grazie mille. Incredibile. Kan geen bezoek doen aan Modena zonder zijn beste exportproduct, de Aceto Balsamico, heel bekend. En daarvoor gaan we speciaal naar Castelvetro di Modena. Onze bekendste modenese Luciano Pavarotti sei: una delle cose migliori della vita è che dobbiamo regolarmente interrompere qualsiasi tipo di lavoro e concentrarci sul cibo. Heeft gelijk, hè? Ik luister dus flink naar onze maestro en vind hier in dit magnifieke middeleeuwse dorpje een van de oudste producenten uit de hele regio. Mamma mia, wat een prachtige plaats. Deze geweldige toren, hier wordt nog altijd de Aceto Balsamico gemaakt op de oude ambachtelijke manier, gelijk vroeger. En deze prachtige piazza van Castelvetro. Fantastische plaats, een droom, een paradijs van de Aceto Balsamico.
Mamma mia, che posto fantastico. Piacere per qui, Giacomazza. Simone. Come va? Molto bene, te? Una cartolina vivente, non ho parole. Hai visto che bel posto? Mamma mia. Sei nella patria dell'aceto balsamico. Fantastico. Perché ci sono tanti producenti di aceto balsamico. Ma sì, allora Modena comunque conta più o meno 150 produttori oggi. Non è così tanto come è famoso l'aceto nel mondo. No, non è tantissimo, però effettivamente abbiamo una produzione anche un po' diversificata, abbiamo produzione industriale a Modena, abbiamo produzione ancora molto artigianale. Quello che fate voi. Esatto. Sono davvero curioso di questo proprio tesoro che avete. Vieni che ti porta a vedere la nostra acetaia. Fantastico, grazie. Che odore. I profumi del balsamico, ogni stagione ha i suoi aromi, le sue caratteristiche, quindi entrare in acetaia vuol dire anche proprio conoscere questi profumi. Si sente l'artigianalità. Si sente il profumo del legno. Bello anche le foto di famiglia. Il maestro. Mio padre, il maestro da cui ho imparato, per cui l'arte del balsamico va da lui a me. E come una famiglia si continua ad andare avanti. Si sente che qua c'è il vostro segreto? Assolutamente sì. Andiamo su a vedere. Sì, perfetto. Fantastica anche questa scala qua che mi ricorda la cantina di mio nonno. Però saliamo. Eccoci qua, siamo proprio nel posto segreto dell'oro nero. Perché si chiama oro nero? In passato veniva usato come dote da lasciare alle figlie e quindi era un regalo molto prezioso che veniva usato proprio per dare valore ai passaggi generazionali. L'aceto infatti diventa un testimone del passaggio del tempo e della trasmissione da generazione a generazione dei segreti della famiglia. Perché se dobbiamo spiegare cos'è l'aceto balsamico, la ricetta giusta, l'uva che c'è, come vedo qua il legno, cos'è importante per ottenere un aceto balsamico come si deve? Tempo, legno e pazienza, tanta pazienza. Il legno è quello che vedi qua, le botti, per cui lo chiamiamo balsamico perché nella radice il significato di questa parola si intende un aceto aromatico, come un balsamo, quindi i suoi profumi vengono dai legni che vengono usati per le botti. È importante usare un'uva o è obbligatorio usare un tipo di uva per gli aceti? Allora, questo è interessante perché in realtà non c'è un'uva obbligatoria, possiamo usare uve diverse. La cosa importante però è utilizzare delle uve con un alto grado zuccherino, quindi uve dolci. Questo territorio esprime due vitigni in particolare, uno è un Trebbiano, un'uva bianca, e poi abbiamo il principe diciamo di Modena che è il Lambrusco, quindi un'uva nera. Noi per esempio facciamo un blend fatto da un 50% di Trebbiano e un 50% di Lambrusco. Qual è l'aceto più vecchio che avete qua? Beh, allora, Anna Maria è sicuramente una delle più vecchie. Anna Maria inizia il suo percorso nel 1932. Mamma mia. Quindi ha già una veneranda età. Il più caro anche. Uno dei più preziosi. Uno dei più cari. Il vostro aceto dipende anche dal tempo? Certo. Assolutamente sì. Perché io vedo qua sgocciolare, c'è questa artigianalità, cioè sono... Le nostre lacrime. Sì. Siamo in quel momento dell'anno dove si passa in acetaia anche degli stress climatici. L'acetaia è una caratteristica molto particolare. Nel vino abbiamo una temperatura stabile, generalmente fresca. Per il balsamico si fa il contrario, si stressa il prodotto. In estate deve essere molto caldo l'ambiente, in inverno molto freddo. Nel momento in cui passiamo da una stagione calda a una stagione fredda, il legno si muove e muovendosi ogni tanto lacrima. Fantastica storia. Passione, amore, lacrime. Tutto. Lacrime di gioia. Incredibile. Davvero, adesso lo voglio provare. Da provare. Andiamo a assaggiare insieme. Perfetto, grazie. Per queste lacrime di gioventù vorrei davvero fare un po' di più. Allora, io ti armo di un cucchiaino. Questo è quello che ci serve per assaggiare l'aceto balsamico. Perché questo è molto importante. Assolutamente. Come si assaggia, come si mangia. In purezza lo assaggiamo su un cucchiaio in ceramica, non utilizziamo la plastica, non utilizziamo il metallo. Allora, la prima cosa che noi di solito valutiamo in un aceto balsamico, spesso non si fa mai, ma è la densità e il colore. Perché? Perché il colore viene dal legno. E quindi più un aceto ha un tono scuro e diciamo denso, importante, questo è già una prima informazione di qualità. Questo già lo posso provare? Tutto tuo. Nota acida,
nota dolce, aromatica. Però molto amabile. Esatto, e una seconda acidità nella gola. Questo quanti anni è? Allora, questo è un prodotto che fa 5 anni di legno e fa 5 legni diversi. E ti faccio conoscere un mio monolegno. Vuol dire? Botti solo il legno di ciliegio. Ok, e il legno del ciliegio cosa fa l'aceto? Proprio il gusto della frutta rossa. Ed è incredibile. Però abbiamo sempre una acidità di meno. Più basso, esatto. E una bella nota acida finale che pulisce la bocca. Questo quanti anni? Questo fa 10 anni il legno di ciliegio. Il doppio già. Assolutamente. Abbiamo l'ultimo principe di casa. Allora, qui torniamo sui multilegno e quindi sulla grande complessità. Ti faccio fare proprio questo confronto per capire l'importanza del legno. Hai assaggiato adesso un monolegno in ciliegio, sì. Questo è un multilegno di 5 legni, sempre 10 anni. E questo mi piace molto. Questo è molto elegante, sì. Molto elegante. Adesso c'ho voglia di andare a cucinare. Vorrà fare delle belle sardine, proprio delle sarde fresche del Mar Adriatico di qua, del finocchio, delle zucchine, fior di zucca e questo aceto con fantastico. Dei mirtilli proprio incredibile. Dai. Davvero, grazie mille. Grazie davvero. a te. Grazie davvero. Zo gelukkig. Kijk eens hier, wat een prachtige plaats. En dan kan ik hier nog gaan koken. Met een prachtige juweeltje van Simone gaan we zeer lekkere sardientjes maken van de Mercato Albinelli, waar we onze groenten van Roberta hebben gehad. Een fantastisch gerechtje maken. Amici, andiamo. We gaan beginnen met onze sardientjes zuiver te maken. We gaan onze sardientjes eigenlijk maken een soort marinade, ceviche. Je gaat wat werk hebben in het zuiver maken van je sardientjes, maar achteraf één keer klaar. Zo'n geweldig gerechtje. Het is ook eigenlijk fantastisch om hier te zijn. Mooi weer, geweldige plaats. En een mooie bruid, een Italiaanse bruid. Heel veel lawaai, je kent dat. Als je eigenlijk... Voilà, daar zijn ze denk ik. Kijk eens daar, voilà. Hopelijk krijgen we ze hier om een hapje te proeven straks. Fantastisch, die tradities altijd. We gaan hier onze sardientjes in het water een klein beetje laten weken, dat die schubben er goed vanaf komen. Moet er geen seizoen van sardientjes zijn, kunt je ze nog altijd vervangen met makreel. Zeker niet in blik kopen. De typische sardientjes uit de Adriatische Zee hebben meer ook een zoetere smaak tegenover de Middellandse Zee. De sardientjes daarvan zijn meer krachtig van smaak. Wij gaan ze eigenlijk rauw doen, maar je kan ze eigenlijk ook opbakken, grillen of opvullen. We laten ze even hier. We gaan beginnen aan onze groenten. Venkel, ui. En een soort marinade doen. Heel fijn gaan we ze snijden. En dan lichtjes opbakken. Moet je eventueel geen rode ui hebben, witte ui is ook goed. Mooie verse venkel. De eerste blaren verwijderen we altijd. Die hard verwijderen, want dat is een klein beetje hard. We gaan onze venkel en ui opbakken. Klein beetje olijfolie. Dat is eigenlijk bakken tot die glazig is. Heerlijk die geur. We gaan onze venkel erbij toevoegen. En onze venkel aanbakken met onze ui. We gaan onze mooie courgettes die we van Roberta hebben gehad. We gaan ze eigenlijk niet opbakken. We gaan ze eigenlijk dun snijden en lichtjes marineren met een klein beetje olijfolie. Je zou het ook thuis kunnen maken met gewone courgettes of van die gele courgettes die ook wat zoeter zijn. Oh, heerlijk. Zo puur deze product. De zucchine van Reggio Emilia. We gaan ze een beetje kruiden met fleur de sel. Een beetje power geven. Olio d'oliva. En wat peper. Een grof zwarte peper, dat het toch wat karakter gaat geven. En dat hebben we al. Ondertussen gaan we onze sardientjes een klein beetje snijden en de graat die volledig verwijderen.
En de stilletjes zijn ook mooi pareren. Straks nog een lekkere wit wijntje daarbij. Wat moet je meer? La vita è bella. En dat is altijd mooi in de Italiaanse keuken. Niet te veel ingrediënten, maar een toprecept. Waar eenvoudigheid rijkdom is. En onze citroen, een beetje fraîcheur. Plaatsen bij onze sardine. Klein beetje olijfolie om ze mooi te marineren. Klein beetje fleur de sel. We gaan er zo een klein beetje intrekken. Laten we ze hier mooi rusten. En we gaan dat zo een paar minuutjes laten intrekken. En onze blauwe bessen lichtjes opwarmen. Fantastisch. Kijk eens hier hoe mooi. En hoe gelukkig ben ik. Het wordt eigenlijk achter van mij gebotteld. En hiervoor mag ik dat serveren. Voilà, een applaus voor de bruid. En viva gli sposi. Prachtig moment voor hun, maar ook voor mij. Deze mooie traditie. Dan gaan we lichtjes laten opwarmen. En dan zijn we klaar eigenlijk om ons bord te dresseren. Heel belangrijk, onze balsamico en bessen hoeven zeker niet te koken. Gewoon die lichtjes opwarming. Dat eigenlijk die zuurgraden en die verfijning nog in een mooie huwelijk komt. Wij gaan onze courgette plaatsen op ons bord. Ja, en een mooie ringvorm doen. Klein beetje aanduwen. Sardientjes erbij plaatsen. Dan gaan we een klein beetje ui en venkel ertussen plaatsen. Heerlijk die venkel. Een mooie blauwe bessen. Een pesce all'emiliana en toch alles gebruiken van hier. En iets heel mooi. De prachtige courgettebloem. Klein beetje zout toevoegen. Ik ben eens benieuwd wat Simone zou zeggen. Deze heerlijke balsamico. Magnifiek. Klein beetje peper nog om die lekkerste power te geven. En nog een lekkere flesje wijn bij deze heerlijke gerecht van pesce all'emiliana. Een Lugana, afkomstig van de Gardameer. Trebbiano-druif, dezelfde druif die we in ons aceto balsamico hebben. Iets helemaal hip en trendy, fris. En kijk eens hier, prachtig. Deze Italiaanse zomer in je glas. Hey. Allora, gli sposi dove sono? Voilà, ecco qua. Questo è per voi. Voilà. Aspetta, prendete ognuno un piattino, i primi qua. Grazie. Aspetta, buon appetito. Grazie. E auguri. Grazie. E viva gli sposi! E mirtilli. Aspetta che do le posate subito. Buon appetito. Grazie. Allora, buono? Buonissimo. Inizia il tuo primo giorno di matrimonio alla grande. Auguri. Grazie. Wil je zelf ook zitten trippen naar Modena? Of haar culinaire schatten gewoon thuis op je bord leggen? Surf dan naar njam.tv voor alle info. Buon appetito!